Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come promesso, quest'oggi ci occupiamo del fascicolo numero 16 di Supercar di Kit e in particolare andremo ad analizzare il montaggio della ruota destra. Diamo un attimo un'occhiata velocemente al fascicolo. Come avete sentito, Kit si è appena svegliato. Ciao Kit! Kit, presentati! Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Oh, bene Kit, bene. Allora, come potete vedere andremo a montare la ruota. Vedete, ci sono anche da recuperare i pezzi del sistema frenante, quindi della pinza del freno con il disco. E non ho soldi adesso, Kit, sono momentaneamente senza, vedi, sto facendo il video. Sei solo un essere umano. Infatti. Allora, ecco qua. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. E avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno, Kit. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Vabbè, però io cercherò di darti lo stesso tutte le informazioni che vorrai. Ecco qua. Non è vero. Cosa non è vero? Molto spiritoso. Grazie. Sei sicuro? Allora, come sempre, tiriamo fuori i pezzi. È poco probabile. Attenzione che sul cerchio deve essere posizionata già la valvolina nera, vedete? Quella per gonfiare la ruota. Delle volte però può capitare che la trovate, diciamo, staccata, quindi attenzione a controllare bene che non sia in giro nella scatola. E la prima cosa da dovrei verificare è che non si sia tolta. E credo anch'io, Kit. Qui come vedete abbiamo la guarnizioncina, abbiamo le viti e adesso recuperiamo anche i pezzi che ci serviranno della pinza freno. Eccoli qua, pinza del freno con il supporto e il disco. Per favore, non mi va di scherzare. Questi tecnicamente si chiamano dischi autoventilanti perché hanno queste lamelle interne che servono per aiutare il raffreddamento del disco durante la frenata. Bene, come prima cosa io vi consiglio come sempre di fare la filettatura al pezzo dove andranno infilate le viti. Bene Kit, prenditi un caffè. Parla troppo e non riusciamo a fare niente. Logica perfetta. Grazie. Ok, allora dovremo filettare questi tre fori, 1, 2 e 3. Quindi prenderemo le viti EM, che saranno quelle predisposte per l'assemblaggio, le passeremo chiaramente nel lubrificante, perché chiaramente essendo viti che vanno sul metallo le dobbiamo lubrificare onde evitare le rotture delle viti e altri tipi di rotture, oltre al possibile elenco di tutti i santi del paradiso. Ecco, ne prepariamo le tre che ci serviranno. Prendiamo il cacciavite, ce le posizioniamo sopra e una alla volta, con il solito sistema che vi ho spiegato, le lubrifichiamo e andremo a fare la filettatura. Attenzione a tenere chiaramente la vite il più dritta possibile, come sempre. Questi passaggi ovviamente non sono obbligatori, ma sono quelli altamente consigliati per evitare possibili danni, soprattutto che le viti possano spezzarsi, oltre che sicuramente vi agevolerà la vite nel momento in cui andremo a montare un pneumatico che già, diciamo, è abbastanza duro di suo, quindi eviteremo di avere anche il problema della filettatura. Allora, cercate sempre di ricordarvi su quale buco avete fatto la filettatura e con quale vite. Ovviamente verificate sempre all'inizio che vi abbiano fornito tutti i pezzi necessari, consultando l'elenco dei pezzi sul fascicolo. Posso risultare forse noioso ripeterlo sempre, ma è il sistema migliore di procedere per evitare dimenticanze, per essere sicuri soprattutto di avere tutto
e anche per quindi evitare anche di fare danni. Adesso prendiamo anche l'ultima vite e facciamo la stessa procedura. Una volta fatta anche la terza filettatura, prima di procedere, se volete, in questo foro esterno più piccolino, che è quello che corrisponde alla valvolina, fate scendere un goccino di colla al cianoacrilato, se la vede, tipo Attack eccetera, ma proprio appena un goccino. Serve per essere sicuri che manterrà bloccata in futuro la valvolina e che non vada persa. Quindi ecco qua. Adesso questo è in gel, che quindi si dosa meglio. La mettete chiaramente dalla parte interna dove è il foro, questa parte qua, ok? Come avete visto ce n'è appena proprio una quantità infinitesimale, Bene, a questo punto prendiamo il pneumatico. Come vedete il pneumatico ha le scritte da entrambi i lati, identiche, e anche il disegno è simmetrico, quindi non ha importanza se la infilate per così o se la infilate per così, sarà la stessa identica cosa, quindi fate un po' come preferite come verso. Allora, abbiamo detto le tre viti ce le abbiamo pronte, il disco esterno abbiamo filettato. A questo punto scegliete qual è la parte esterna e ci andate a posizionare dentro, spingendo così, in questo modo. Spingete a fondo ovviamente. Io adesso farò il sistema senza usare trucchi, diciamo, solo con la forza. Vediamo se ci riesco come ho fatto la volta scorsa, senza bisogno di bagnare o di scaldare la ruota, ok? Allora, una volta inserito questo in questo modo, la giriamo, prendiamo quest'altro pezzo, questo qui, e lo mandiamo all'interno della gomma, tenendo presente che queste alette devono andare verso il cerchio esterno, quello che abbiamo inserito in precedenza, ok? Quindi cercate di prendere la mira su dove sono posizionati i buchi, cercate di farlo corrispondere abbastanza e poi premete, ecco, in questo modo, vedete? Così. Come vedete c'è ancora un certo spazio, ok? Adesso cercheremo di eliminare questo spazio. In che modo? Allora, prendiamo la prima vite, ragazzi, anche se non vi ricordate il verso di come le avete fatte, diciamo che in linea di massima vanno bene uguale, l'importante è che siano le viti giuste. Allora, poi ci posizioniamo sopra e poi spingiamo con tutta la forza che abbiamo, mentre con il cacciavite cerchiamo di fare un mezzo giro. Un altro sistema che potete usare per, diciamo, agevolare un po' la cosa è usare un secondo cacciavite con cui spingere per far avvicinare di più il cerchio. Lo posizionate chiaramente su uno dei fori che non utilizzate in quel momento, posizionate quello con la vite sulla parte dove dovete eseguire l'avvitatura, spingete su entrambi in maniera tale da far avvicinare di più le parti. Ecco qua, vedete? Questa si è avvicinata. Adesso ripetiamo l'operazione per far avvicinare ancora una vite, ovviamente, e poi la terza sicuramente non avrà bisogno di tante cose. Se tante volte non vi dovesse entrare per qualsiasi motivo, nonostante gli sforzi, provate a risfilare i cerchioni, diciamo, e metteteli al contrario, perché magari potrebbe essere che da un lato entra con più facilità rispetto all'altro. Altra alternativa, lasciate per un quarto d'ora, 20 minuti, il pneumatico a bagno dentro l'acqua calda,
non bollente, ma l'acqua quella che esce dal rubinetto, calda ma non bollita sui fornelli, in maniera tale da ammorbidirla, e poi diciamo dovrebbe essere più agevole il montaggio perché chiaramente sarà più morbida la gomma. Una volta fatto questo, assemblate tutte le due rimanenti viti stringendo un po' alla volta a croce e il cerchio sarà assemblato. Ecco qua ragazzi, come vedete i due semicerchi sono perfettamente allineati usando solamente la forza bruta, diciamo. Io chiaramente ve l'ho fatto vedere, diciamo parzialmente, ho fatto vedere il sistema comunque di tenerlo spinto con due cacciaviti, ma chi ha difficoltà se lo può anche premere, diciamo, tenere diciamo nella mano, facendo attenzione che non vi scappi il cacciavite, perché se vi passa nel buco vi passa la mano da parte a parte, quindi prestate molta attenzione. Spingete con forza in maniera da fare avvicinare le due parti e mentre spingete e girare, se necessario con un cacciavite magari più grande che riuscite a tenere meglio, aspettate, ecco, tipo così, no? Per esempio lo tenete che spinge, diciamo lo tenete che per ruotare dalla parte sotto, e dalla parte sopra invece spingete con forza e ruotate con questa sotto, in maniera tale che avete la forza necessaria per far avvicinare i pezzi. Poi tutt'è che arrivi a toccare la prima vite, che arrivi a toccare diciamo il secondo pezzo del cerchione. Una volta che si sono collegate, che è collegata la prima vite, anche se non avvitata completamente, se no poi vi fanno storte quest'altre, però come questa diciamo ha preso sulla parte esterna del cerchio, dopo a far avvicinare quest'altra sarà più facile perché c'è già questa che sta abbastanza in giù, no? Quindi spingendo fate collegare quest'altra e poi quest'altra. Quando hanno preso diciamo la filettatura tutte e tre le viti, quindi tutte e due hanno toccato e si mantengono sul cerchio esterno, a quel punto potete andare a serrare piano piano facendo 2-3 giri per volta per vite, ok? Tutte le viti fino a quando arrivate alla battuta finale. Quando ci arrivate non stringete a morte perché sennò vi si spezza la vite, quindi andate tranquilli. Tanto ripeto, questo una volta avvitato così non si smonta, potete stare tranquilli che la macchina non si smonta. Questa chiaramente era la parte più impegnativa del montaggio. Una volta fatto questo mettiamo momentaneamente da parte la ruota, recuperiamo i pezzi della pinza freno e del freno a disco. Come noterete hanno una tacca di lato, vedete? Sia qui sia qui. Dovete inserirli in maniera che le tacche corrispondano con la parte rialzata del disco, che ovviamente verso l'alto, ok, in questo modo. Inserite quindi il disco dentro la pinza facendo attenzione che le tacche corrispondano, vedete? Così, e lo andremo a posizionare recuperando tutto il telaio che abbiamo montato qui sul perno diciamo dell'asse. Anche qui c'è diciamo la linguettina di lato, quindi potete farla andare a collimare con quel pezzo lì. Chiaramente quello sopra si muoverà un pochino perché è solo diciamo questa qui che rimarrà bloccata. Adesso lo faccio vedere, è solo questa qui nera che rimarrà bloccata sul pezzo in questo modo, vedete? Questa si bloccherà qui sulla fessura, questa invece rimarrà un pochino più diciamo mobile, ma non ha importanza. Quindi adesso lo rimetto in posizione. Attenzione a mettere bene questi pezzi, altrimenti poi la ruota non vi si avvita bene, ok? A questo punto recuperiamo la ruota. Se guardate qui al centro noterete che c'è una tacca anche sul mozzo del cerchione e questa tacca dovrà corrispondere alla tacca qui del disco freni, ok? Quindi girate la ruota in maniera tale da farla corrispondere più o meno, poi lo sentirete quando lo andrete a infilare, e posizionateci sopra la ruota. Ecco qua, come vedete poi la ruota potrà girare, ve lo faccio rivedere perché forse non si è visto bene. Allora, qui così,
Ecco qua. Il corretto inserimento lo potrete vedere perché è possibile vedere bene qui dall'interno del foro, anche se qui la luce non so se lo permette, che il perno fuoriesce. A questo punto ci andremo ad inserire la piccola guarnizioncina che ci hanno dato con questa uscita, ovvero questa qui. Quindi la togliamo dalla busta, attenzione a non perderla perché ne abbiamo solo una. La andiamo a posizionare con la parte più piatta girata verso l'interno. Chiaramente aiutatevi con il cacciavite per il posizionamento, in questo modo. E adesso la blocchiamo con una vite FM, anche questa ci è stata fornita in questa uscita, quindi ne prendiamo una. Vi ricordo che è una di quelle viti con la flangia, eccola qua. La bagniamo nel lubrificante e, prestando molta attenzione, delicatamente la andiamo a avvitare sul mozzo della ruota. Non stringete troppo, altrimenti la ruota non gira, quindi dovrete vedere voi quando è il momento, diciamo, di interrompere. Ok? Bene, a questo punto ci rimane solo da prendere 5 viti AM ed andare a chiudere kit. Ancora non ho finito, dopo parliamo. Allora, ed andare a posizionare il copricerchione, quello che in gergo è chiamato borchia, sopra, diciamo, il cerchione. Allora, io per simmetria voglio vedere come è orientata la freccia dello stemma, in maniera tale da metterla uguale. Ecco qua. Allora prendiamo 5 viti AM, chiaramente dovremmo metterci un po' di lubrificante perché comunque andremo ad avvitare sul cerchione che è in metallo. Se vi avanzano delle viti non vi preoccupate, mettetele da parte perché possono sempre servire di scorta, quindi non gettatele mai, e andrete a inserirla dentro il foro. Anche qui procedete a croce, quindi mettete prima una vite qua, poi mettete una dal lato opposto, poi una qua e una qua, ok? Questo per tirare in maniera simmetrica il pezzo. Vi ricordo anche qui che non è necessario stringere a morte comunque, perché è un pezzo che non andrà da nessuna parte, quindi attenzione a non esagerare. Specialmente le prime viti comunque mettetele sempre senza serrare completamente. Quando le avrete posizionate tutte quante faremo il giro conclusivo per essere sicuri che siano tutte quante arrivate fino a battuta, ma una volta arrivate a battuta fermatevi subito, quindi senza stringere ulteriormente con la forza, altrimenti vi si potrebbero rompere. L'importante è che ruotare sempre con una certa lentezza in maniera tale da non sollecitare troppo le viti. Una volta che sentite che arriva a battuta l'ultima, procedete a completare l'avvitamento sulle rimanenti.
ecco qua. L'ultima cosa che ci rimane da fare adesso per finire questa fase del montaggio è quella di far passare il tubicino dei freni e di agganciarlo chiaramente alla pinza. Non so se riuscite a vederlo, qui come al solito è un po' complicata la cosa, ma qui comunque c'è un piccolo perno in fondo, qua, questo qui, ci dovrete andare a mettere il tubicino dei freni che abbiamo passato nel precedente montaggio, come avete fatto sull'altra ruota, ok? Questo chiaramente io non ve lo riesco a far vedere da qui perché siamo troppo stretti e con le dita occuperei comunque tutto lo spazio. Comunque il sistema è quello, ci vediamo a fine montaggio. Ecco, come vedete con l'ausilio di una pinzetta l'ho posizionato qua e voi dovrete chiaramente fare lo stesso con molta calma. Se volete anche lì potreste mettere un goccino di colla per fare in modo che magari non si stacchi più, quello decidetelo voi, ma comunque ripeto, per il momento abbiamo ancora tempo, quindi avete tutto il tempo necessario per decidere come vi piace operare di più. L'importante è che non perdiate comunque i pezzi. Bene, una volta fatto questo il montaggio anche per questo fascicolo numero 16 è terminato. Quindi riattivo un attimo Kit per i saluti. Allora Kit, ti sei riposato? Sbagliare è umano, ma perseverare è difficile. Ma noi non abbiamo sbagliato nulla, guarda, abbiamo fatto tutto bene. Sono al massimo della potenza. Buon per te. Bene amici, dopo questa sfuriata di testosterone fatta dal nostro amico Kit, io vi saluto e vi do appuntamento per il fascicolo 17 con l'ultimo tutorial legato al pacco numero 6. Vi ringrazio di avermi seguito. Di molta fantasia. Insomma, diciamo di sì. Vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera tale da rimanere avvisati ogni volta uscirà un nuovo video. Vi ricordo che l'iscrizione è assolutamente gratuita, ma è un modo, un piccolo riconoscimento che voi potete fare nei miei confronti per dimostrarmi che vi piace il lavoro che faccio per voi, e questo vostro gesto mi aiuterà a crescere con il canale e a proporvi sempre cose nuove. Vi ringrazio ancora per avermi seguito e vi ricordo di iscrivervi anche al gruppo Facebook nel caso non l'abbiate già fatto, in maniera di essere sempre aggiornati e di avere anche l'aiuto di tutti gli altri componenti del gruppo. Un abbraccio, un saluto a tutti, ciao ciao Kit. Sì. Ti saluto. È incredibile, non posso crederci, sei proprio tu. Certo che sono io. Ancora tu. Non discutere. Io non discuto, correggo semplicemente opinioni errate. Kit, spegniti. Ma che dici? Beviamo, va. Mi dispiace, sono in servizio. Ah, vabbè, là non possiamo fare proprio niente. Non dirai sul serio. Racconta una barzelletta. L'altra notte ero parcheggiato in un garage così piccolo che i topi erano goblin. Io non l'ho capita. Comunque, vabbè. Un saluto a tutti da Andrew Riker e dal vostro Kit. Ciao ciao. Piacere.